Ciao a tutti e bentornati alla nostra iniziativa Diventa un allievo di Leonardo. Il tema del laboratorio di oggi è la natura, che Leonardo definiva la sua prima maestra. Se ve li siete persi, potete recuperare tutti i nostri video precedenti anche nel gruppo Gli Allievi di Leonardo, dove potrete postare i risultati dei vostri laboratori e accedere a molti altri contenuti. In descrizione al video trovate infine il link all'album Diventa un allievo di Leonardo, da cui sono ispirati i nostri laboratori, scaricabile gratuitamente dal sito di abbonamento musei. Dopo aver imparato a disegnare i paesaggi e a copiare i disegni del maestro, oggi continueremo a riempire il nostro album con un'attività che ci farà osservare e conoscere molto meglio la realtà che ci circonda. Leonardo infatti sin da piccolo amava immergersi nella natura e disegnava tutto ciò che vedeva. Nei suoi fogli giunti fino a noi troviamo disegni, a volte schizzi, a volte molto elaborati, ma anche annotazioni o veri e propri testi riguardanti il mondo naturale. In alcuni fogli conservati a Windsor, per esempio, troviamo degli studi di cavallo, oppure nel manoscritto B, conservato in Francia, troviamo per esempio dei disegni di fiori, di foglie e di altre piante. Per essere dei bravi allievi, quindi, oggi faremo lo stesso. Osserveremo molto bene ciò che ci circonda e proveremo a ricopiarlo. Se siamo tutti pronti, prepariamo insieme il materiale necessario. Avremo bisogno di fogli, 2 bianchi per lo step 1 e un altro su cui disegneremo, che come al solito può essere preso direttamente dall'album oppure può essere incollato successivamente. Foglie di varie forme, dal giardino di casa, dal balcone, dal cortile. Potete anche chiedere a qualcun altro se le può raccogliere per voi. Pennarelli, tempere, acquerelli, pastelli a cera o matite. In base a quello che avrete a disposizione potrete scegliere tra i metodi che vi mostrerò. Una matita e una gomma. Step 1. Studiamo le foglie. Prima di tutto dobbiamo trovare un metodo per studiare attentamente queste foglie, in modo poi da poterle ricopiare più facilmente a mano libera. Metodo 1. Ricalcando. Posiziona la foglia sul tuo foglio bianco e coprila con un altro foglio. Tenendo fermo il foglio sopra, ripassa tutta la foglia con una matita, anche colorata, meglio se morbida. Oppure un pastello a cera. Vedrai che piano piano appariranno i contorni e che con certe foglie anche le sue venature. Questo metodo funziona meglio per le foglie dalle forme strane. Metodo 2. Come un timbro. Colora con un pennarello o con la tempera la superficie delle foglie che più ti piacciono. Come se fossero dei timbrini, appoggia delicatamente le foglie colorate sul foglio bianco e vedrete che lasceranno la loro impronta. Questo metodo funziona molto bene con le foglie dalla superficie ruvida, venosa o particolare. Metodo 3. Il negativo. Posiziona la foglia su un foglio bianco e picchietta lungo i bordi con una spugnetta o un pennello imbevuto di tempera. In alternativa puoi usare anche l'acquarello. Questo metodo serve più che altro a vedere le sagome di una foglia e può essere anche un'idea per decorare qualcosa, come la copertina del vostro album. Step 2. Osserviamo i risultati. Ora che abbiamo finito, possiamo provare, come Leonardo, a capire anche da quali parti sia composta una foglia. Questo per esempio è il picciolo che unisce la foglia al ramo, la parte piatta della foglia invece si chiama lamina, queste sono le nervature, ovvero dei sottili tubicini che portano il nutrimento alle foglie, e infine c'è il margine, ovvero il contorno della foglia, che può essere di vario tipo. Step 3. Disegniamo a mano libera e annotiamo le nostre scoperte. Ora che abbiamo visto quanti tipi diversi di foglie possano esistere, possiamo provare a copiarle a mano libera nel nostro album. Possiamo anche scrivere accanto le nostre annotazioni e le nostre scoperte, per esempio la forma della foglia, il margine, il colore. E se lo sappiamo, anche il nome della pianta da cui abbiamo preso la nostra foglia. Step 4. Non si butta via niente. Una volta terminato il nostro laboratorio, potrebbe essere un'idea carina quella di fare essiccare le foglie che abbiamo raccolto e osservato in modo da conservarle nel nostro album, proprio come facevano nel Rinascimento con gli erbari. Gli erbari erano dei quadernetti usati per collezionare foglie, fiori o piante, in modo da tenere traccia di tutte le scoperte fatte e
di poterle tramandare ad altri studiosi, perché il mondo naturale era importante anche per la medicina oppure per la pittura, per ricavarne dei pigmenti particolari, ovvero i colori. Se le abbiamo sporcate con della tempera o con dei pennarelli, possiamo sciacquarle e ripulirle con un panno o con della carta assorbente. Per essiccarle possiamo metterle ben distese tra due fogli e lasciarle per un po' di giorni sotto dei libri pesanti. Possiamo usare anche la carta da forno. Una volta essiccate, possiamo incollarle sul nostro album accanto ai nostri disegni. Anche in questo caso possiamo usare queste foglie per decorare la copertina del nostro album. Dato il suo essere molto curioso, Leonardo era anche un grande appassionato di botanica, ovvero la scienza che studia il mondo vegetale, e infatti nei suoi codici troviamo molti disegni e molte annotazioni riguardanti questo argomento. Studiando per esempio il modo in cui le piante si alimentano, Leonardo spesso associa questo sistema di radici, di foglie e di rami al nostro corpo umano. Leonardo non fu certo il primo ad associare il nostro sistema circolatorio con quello delle piante, però è interessante vedere in che modo Leonardo spesso rappresentasse il sistema circolatorio come un vero e proprio albero. Infine, anche se Milano viene spesso considerata una città poco verde, in realtà offre moltissimi luoghi in cui poter osservare da vicino la natura e dove potete trovare foglie di tutti i tipi, non solo i giardini sparsi per la città, ma anche alcune opere d'arte, come per esempio la famosa Sala delle Asse, decorata da Leonardo da Vinci, come se fosse un grande bosco di gelsi, che si trova al Castello Sforzesco. Bene, con questo si conclude il nostro quarto laboratorio ispirato all'album Diventa un allievo di Leonardo, che potete scaricare gratuitamente al link che vi mettiamo in descrizione. Grazie per averci seguito fino a qui, spero vi sia piaciuto e fateci sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al gruppo e spargete la voce, aspettiamo i vostri risultati. Ciao!